benvenuti al primo episodio di Pike Fishing Story. In questa serie ci occuperemo di un predatore croce delizia dei pescatori d'acqua dolci, iniziando da... Andare a pescare il luccio, un kit base potrebbe essere composto da canna da pesca, un borsello con portaesche, pinze e forbici per slamare, un guadino per aiutarci nello slamare il pesce, un paio di occhiali polarizzati per aiutarci a trovare pesce e un abbellimento per fare una bella foto. Per la pesca del luccio le canne possiamo dividerle in due categorie, il classico spinning o il più moderno casting. Le canne da spinning o da casting che andremo a selezionare per la pesca del luccio saranno canne che partiranno almeno dai 40-50 grammi di lancio, a salire in base allo spot in cui andremo a pescare. Lo spinning e il casting, la differenza sostanziale che ci possono essere fra le due fondamentalmente sono il peso totale dell'attrezzatura che utilizziamo. Nel mercato negli ultimi anni si è molto più evoluto verso il casting, tant'è che le grandi canne da luccio per lanciare esche grandi sono al 90% canne da casting, perché hanno un peso inferiore e una potenza maggiore, ma quello fa parte del gusto e comunque lo sceglieremo in base allo spot, se sono spot piccoli o spot grandi. I mulinelli che andremo a selezionare per lo spinning e per il casting possono essere i seguenti. Per lo spinning potremo partire da un minimo del 3000 fino a un massimo del 5000. Per il discorso invece del casting le taglie del 300 e del 400 saranno perfette. Sopra tendenzialmente andremo a montare una treccia almeno con un carico di rottura del 40 libbre, che sono i 20 kg, a cui monteremo un terminale. Poi andremo a vedere più avanti quali tipi di terminale potremo utilizzare. I terminali da luccio che andremo a selezionare, che si possono utilizzare, possiamo dividerli in tre categorie. Il primo potrebbe essere un monowire, che è un cavetto rigido che si usa tendenzialmente per pescare a jerk, per i lipsless, che ci aiuterà a fare attorcigliare l'esca sia in fase di lancio che in fase di recupero, o un terminale in fluorocarbon o in nylon, dipende da quello che ci piace a noi e lo spot dove andremo a pescare. La cosa importante del fluorocarbon o del nylon è che comunque non sia al di sotto del diametro del millimetro, comunque del millimetro, 1,10 mm deve essere minimo indispensabile per evitare che i denti del luccio taglino il nostro terminale. Un'altra alternativa molto valida potrebbe essere un cavetto d'acciaio coated, rivestito di gomma, che è abbastanza morbido, con un carico di rottura, questo qua in questo caso è un carico di rottura di 80 libbre, per cui è già un bel terminale, e questo ci aiuterà a pescare in tranquillità, in sicurezza, perché ricordiamoci che lo scopo non è solo quello di divertirci, ma è quello di permettere al pesce, visto che andremo a fare il catch and release, il nostro scopo è quello di salvaguardare il pesce, che non gli avvenga nulla, di non strappare, di non perdere un'esca in bocca al pesce, di poterlo forzare in fase di recupero, di non metterci 40 minuti per tirare fuori un pesce, di non metterci 40 minuti per poter slamare un pesce. Questo è alla base del pike fishing, ma anche del bass fishing, delle tecniche moderne di pesca che si sono evolute per farci divertire, ma per salvaguardare soprattutto il pesce. Un'altra componente importantissima della pesca al luccio sono gli accessori. Per componenti si intende una pinza a becco lungo per aiutarci a slamare, una pinza normale con delle forbici, un guadino, ma soprattutto una cassa di birra, perché la pesca al luccio è di sicuro una delle pesche più di rinuncia, assieme a quella anche dei carpisti, che salutiamo con affetto, perché si passa tantissimo tempo alla ricerca di un predatore che non è gregario, che è da solo, e magari in spot piccolini ne troveremo pochi e ci impiegheremo magari giorni e giorni per riuscire a catturare il nostro predatore, per cui tenerci occupati. E questo è sempre molto importante per un buon risultato e per il nostro divertimento. Ma scherzi a parte, di sicuro la pesca al luccio è una pesca molto impegnativa e molto difficile. Si esce nella pesca al luccio per un esemplare, 2 esemplari, questi sono i target che fanno parte della pesca al luccio, per cui essere preparati, come avere delle pinze, avere i guadini, è molto importante, perché abbiamo veramente poche possibilità di districarci e poche possibilità all'interno della giornata di poter pescare, per cui più siamo preparati e meglio è. Il nodo che io vado a fare tendenzialmente, almeno per quanto riguarda la treccia e per quanto riguarda il terminale, è un doppio clinch, che si fa in questa maniera qua. Entro una volta,
entro la seconda volta, poi tengo tutti e due i fili in questa maniera qua, li prendo sempre tenendo la cima di rep, giro attorno un po' di volte, dopo che ho girato attorno un po' di volte entro nell'asola, stringo un po' e poi tiro, poi ovviamente vado a tagliare l'eccedenza. Il kit di base per la pesca al luccio delle esche indispensabili possono essere le seguenti: uno shad, uno spinnerbait, un jerk lipless, un altro tipo di shad, delle swim bait sempre da luccio. Ce la faccio, ce la posso fare. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Per oggi è tutto, non perdetevi il prossimo episodio in cui parleremo di Ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace sul nostro canale YouTube o andate a visitare il nostro sito www.xpredatorlodge.com o seguiteci su Instagram e su Facebook per seguire tutte le nostre avventure di pesca o veniteci a trovare qui in Spagna.